Ciao a tutti, amici del leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami leone, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di dicembre 2023. Abbiamo la carta della stella, ragazzi. La carta della stella è collegata agli obiettivi, a quello che è, diciamo anche le canalizzazioni che arrivano dall'alto, le idee, i nuovi progetti. È anche una carta collegata al destino. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se volete completare il messaggio, potete comunque ascoltare l'ascendente, il segno lunare oppure Venere. Per unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video. Vi spiega come unire gli oroscopi e anche altre cose. E se volete contattarmi trovate la mia mail sempre sotto nella descrizione e la vedete scritta qui, e sempre in descrizione trovate anche il link al corso di tarocchi di gennaio 2024 e alle previsioni per il primo semestre del 2024. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie. Abbiamo un cavaliere di spade, gli amanti, 9 di bastoni, 10 di spade, mondo, cavaliere di bastoni e re di coppe. Ma wow! Ragazzi, qui con questo cavaliere di spade che può rappresentare una persona vicino a voi, oppure potrebbe rappresentare anche un vostro atteggiamento, una vostra attitudine. Da un lato può esprimere la determinazione che avete nel raggiungere questo amore, che può essere l'amor proprio o l'amore di coppia, dall'altro ho come la sensazione che qualcuno fugga un po' da questo amore, che può essere amor proprio o amore di coppia. Ho l'idea, con queste due carte, che si debba ancora chiudere un ciclo per riuscire ad apparirsi, a lasciarsi andare a quello che è l'apertura del cuore, ragazzi. Andiamo a vedere carta per carta. Ah, vi ricordo che queste sono letture comunque sugli affetti in generale. Potrebbe riguardare gli amici piuttosto che il o la partner, piuttosto che le relazioni familiari, ok? Cercate di adattare voi la lettura alla vostra realtà. Allora, questo cavaliere di spade è spiegato da un fante di bastoni e da un fante di pentacoli. Qui è come se ci fosse una sorta di immaturità, di energia giovane, di qualche cosa che vorrebbe partire ma non si sa se parte. Probabilmente per quello che c'è la tendenza a fuggire o diciamo a guardare da un'altra parte. Andiamo a vedere gli amanti. Perché ragazzi, se fosse una persona nuova o due persone dalle quali scappate, la carta degli amanti potrebbe proprio dire che è ora di scegliere tra queste due persone, ok? Vi dico, le cose potrebbero essere troppo precoci, acerbe appunto, per poter effettuare una scelta, però la carta degli amanti vi dice di fare la scelta con il cuore. La stella un'altra volta. Guardate, io sento che potrebbe essere un incontro per destino. 9 di bastoni un'altra volta. È che è come se qualcuno fosse frenato. Perché la carta della stella, di nuovo, è come se fosse un incontro per l'amore del destino. Ripeto, o siete destinati a rivalutare l'amore per voi stessi, mettendo delle barriere nei confronti del mondo esterno,
oppure può essere questo amore da proteggere, questo sogno dell'amore con la A maiuscola. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Regina di coppe, giudizio, sole, 4 di coppe. È come se si volesse vedere più chiaro. Mm. Ragazzi, qui quando vi dicevo prima che qualcuno ehm, ha delle barriere, no? Vi dicevo questo e qui lo vedo, è come se qualcuno volesse vedere più chiaro il mondo, volesse essere più aperto, più materno, più empatico, ma c'è questo 10 di spade che impedisce l'apertura del cuore, come se ci fosse qualche sofferenza ancora che pesa e che non vi fa vedere in modo chiaro il futuro proprio, o il futuro della relazione o il vostro futuro in generale. Vi dico qua, ragazzi, con la carta della stella si parla anche di visualizzazione, eh. Ad un certo punto dovete anche iniziare a immaginarvi qual è la storia ideale della vostra vita, cioè come vorreste voi una relazione, come vi immaginate voi una relazione in equilibrio. Andiamo a vedere 10 spade. C'è una ferita ancora aperta, ragazzi, infatti non si riesce a lasciarsi indietro qualcosa. 2 di bastoni, per cui si fa fatica a guardare in avanti. Sì, è fortemente collegata all'amor proprio per molte persone. Andiamo a vedere il mondo, perché il mondo è una carta di compimenti, è una carta di raggiungimento dei risultati, ma è anche una carta di viaggi, di spostamenti, di movimento, per qualcuno proprio di trasferimento. Re di coppe. Sette di pentacoli e di nuovo il 10 di spade. Qui, allora, la carta del 7 di pentacoli è una carta di pazienza, di attesa. E qui è come se vi dicessero che il ciclo si sta compiendo, perché qui il 10 di spade è come se ribadisse un po' il fatto che, ok, d'accordo, completo, concludo questo ciclo, mi lascio indietro questa sofferenza, questo dolore. Andiamo a vedere il 9, scusate, il cavaliere di bastoni, perché il cavaliere di bastoni potrebbe essere una persona nuova che entra, magari grazie a questo viaggio, se avete un trasferimento, qualche spostamento insomma da fare, potrebbe anche essere la conclusione di un progetto, qualche cosa che giunge a termine, ok? E lì ci potrebbe essere la conoscenza. Guardate, ne avete ben due di figure qui, cavaliere di bastoni e re di coppe. Però ho come l'idea che uno sia l'evoluzione dell'altro, ma andiamo a vedere il cavaliere adesso. Due di coppe. Ho la sensazione che molte persone non saranno più single entro la fine dell'anno. Le previsioni dei single le ho già pubblicate, potete integrarle con questa lettura, Cavaliere di spade nuovamente e 5 di bastoni. Allora, devo dire che con questa persona c'è tanto movimento, c'è tanto entusiasmo, tanta passione, tanta dinamica mentale. Mm, e l'energia è anche piuttosto veloce. Diciamo che ci si perde un po' nelle piccole cose, però essendoci un 2 di coppe è un bel legame, ragazzi. Andiamo a vedere il re di coppe. 3 di pentacoli, regina di bastoni e re di bastoni. Wow. Allora, qui sento che questa relazione potrebbe raggiungere un certo tipo di spessore con il re di coppe in fondo. Tra gli amanti e il re di coppe è un po' come se fosse la storia predestinata, la relazione predestinata. Abbiamo il giudizio,
due volte la stella, la carta degli amanti, il due di coppe. Fatemi vedere ancora un attimo. Il giudizio l'ho già detto. Re e regina di coppe, re e regina di bastoni. È anche veloce come dinamica relazionale, probabilmente per quello che qualcuno qui tira un po' indietro perché non è pronto a farsi travolgere, perché c'è ancora da lavorare sulla stabilità interna propria prima di, diciamo, buttarsi nel mondo esterno. C'è da lavorare con questa sofferenza, da lasciarla indietro, integrarla. Che interessante perché il Re di Coppe c'era anche qui, ma sento che è una cosa che succederà a un certo punto. È come se qualcuno non volesse innamorarsi ma non può farne a meno. Ecco, ve l'ho detta in parole povere. Questo sto sul chi va là, insomma, no? Perché anche qui c'è un due di bastoni. C'è un po' di indecisione, ragazzi, su che passi fare nella seconda parte del mese di dicembre. Il potenziale per una relazione c'è. Dovete prima passare per la guarigione di questo tre di spade, dovete chiudere il ciclo, ma sento che a un certo punto, che vogliate o no, entrerà, cioè conoscerete una persona che un po' vi travolgerà, ma in senso buono. E potrebbe essere quella relazione che dà un cambio, che conclude il ciclo, che è, diciamo, la giusta premessa per curare il cuore. Wow, è una bellissima lettura, ragazzi. Fatemelo sapere poi nei commenti. Ok, allora andiamo a vedere ancora un oracolo. Guardate, ve l'ho detto. Relazione karmica. Wow. Allora, facciamo una specie di specifica. Le relazioni karmiche normalmente, per relazioni karmiche si intende quella relazione che ci fa crescere per contrasto. Cioè normalmente sono relazioni che ci fanno soffrire, ok? E si parla di relazioni, diciamo, in luce quando si parla di una relazione con un'anima gemella. Questo, diciamo così, per dirvi un po' come si intende per la maggiore. A mio avviso, tutte le relazioni sono karmiche, anche quelle con le anime gemelle, perché è una questione di karma. Poi che sia karma positivo o karma negativo, è karma. Ok? Quindi prendetela un po', insomma, come vi risuona, perché vi devo dire che secondo me queste spade sono riferite a qualche cosa di vecchio. Beh, magari per qualcuno è una questione proprio legata a una persona specifica. Però comunque, ehm, parla di lasciar andare e di iniziare ad amare se stessi. Però io sento che qui iniziate a farlo perché avete il 9 di bastoni, inizierete a mettere i paletti, inizierete a proteggervi, a proteggere il vostro spazio, le vostre idee, i vostri diritti, i vostri bisogni, le vostre emozioni, belle e brutte. Cioè, quando qualcuno dice ma sì, ma non prendertela così, no, no, non ti permetto di invalidare le mie emozioni, io le sento, mi fanno male, me le vivo e sono reali, punto. E non ho bisogno che qualcun altro mi dica no, io le sento, sono vere, valgono. Parla anche di risentimento, ragazzi, di campanelli d'allarme. Va bene, andiamo a vedere una fatina. Consapevolezza e qui al cuore in mano.
Sì, è un po' come dirvi di fare le scelte in modo consapevole. Una volta che uno è cosciente, è consapevole, quindi è anche in grado di prendersi la responsabilità delle proprie azioni, va bene. So che sono in una relazione tossica, però consapevolmente decido di stare dentro questa relazione, cioè so che non guarirà mai questa relazione perché è tossica e normalmente sono distruttive. Perché mi è venuto questo esempio? Non lo so, ma poi mi è caduto l'occhio su relazioni karmiche, quindi probabilmente questa ferita fa riferimento a delle modalità che avete di instaurare le relazioni o questa relazione in modo tossico. Due persone non è ci sono delle volte dove, ci si unisce, sono due persone splendide prese separatamente, ognuna delle due in cammino verso la luce, però ci sono delle volte dove queste persone, quando si uniscono, insomma, mostrano il peggio di sé. Quella ha anche una relazione karmica, nonostante poi le due persone magari siano due persone splendide, prese separatamente, ma sono le lezioni che noi ci mettiamo per imparare, per evolvere, appunto. Amici del Leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo sapere con un like nei commenti. Se avete piacere potete condividere il video, iscrivervi o abbonarvi al canale. Io e gli angioletti vi auguriamo un Natale sereno, pieno di gioia, pieno di amore, pieno di calore, ok? Di presenza affettiva. Io intanto vi mando un abbraccio anch'io e niente, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!